In questa lezione ho deciso di portarvi il mio punto di vista su due ingredienti simbolo della cucina italiana, il pomodoro e la cipolla. Avremo anche delle erbe nascoste all'interno della ricetta, anche queste molto presenti nelle tradizioni italiane, la salvia e il rosmarino. Come spesso faccio nella mia cucina, la profondità del gusto dell'ingrediente si ottiene attraverso la stratificazione. Nel caso della cipolla e nel caso del pomodoro faremo proprio così. Quindi si parte con una salsa, una base, con la cipolla stufata. Usiamo le stesse cipolle per fare la glassa e per poi avere l'elemento intero all'interno del piatto. La doppia cottura ci consentirà di avere però delle sfumature. Quindi andiamo intanto a pulire la cipolla. Queste sono delle cipolle del nostro orto, sono delle cipolle freschissime. Le mettiamo di solito ad asciugare dietro la cucina. Andiamo semplicemente ad affettarla. Nella mia cucina non utilizzo il soffritto. Quando lo utilizzo lo faccio per uno scopo specifico di gusto. Per evitare di soffriggere la cipolla, la stufiamo con un po' di acqua, olio e quelli che sono gli insaporitori classici della cipolla italiana. Quindi l'alloro, il pepe e pochissimo ginepro. Andiamo a inserirle in una casseruola. Un filo d'olio e un po' d'acqua. Quelli che sono le erbe aromatiche tipiche della stagione della cipolla e del pomodoro, quindi la salvia, il rosmarino, l'alloro, il pepe e qualche grano di ginepro. Per cucinare la cipolla andiamo a inserire in un bag l'alloro. Il fatto di inserire l'acqua in questa fase iniziale fa sì che la cipolla si stufi senza soffriggere. La cuciniamo fino a che non sarà morbida. Questa cottura non deve essere troppo prolungata, altrimenti la cipolla diventerà troppo dolce. Quindi dovrà essere cotta, ma mantenere ancora quella nota fresca che poi cercheremo di conservare nel piatto. Una volta che sarà stufata, circa un quarto d'ora, la passeremo alla centrifuga per ottenere un succo. Dopo circa 10 minuti la cipolla sarà stufata, tenerissima ma ancora fresca. Gli zuccheri si saranno arrotondati, però la cipolla avrà mantenuto comunque la sua consistenza. La andiamo a passare alla centrifuga. La passeremo anche al setaccio e otterremo un succo di cipolla che poi andremo a ridurre sul fuoco. Dopo aver passato la cipolla all'estrattore, otterremo un brodo liquido di cipolla che andremo poi a concentrare sul fuoco fino ad aver ottenuto una salsa, una glassa di cipolla che proprio grazie all'attenzione al processo di cottura precedente sarà dolce ma non stucchevole. Abbiamo deciso di cucinare la cipolla proteggendola da una eccessiva essiccazione con una crosta di sale e albume. L'albume, avendo tanta pasta fresca all'interno del ristorante, è sempre presente come ingrediente di scarto e ha perfettamente senso utilizzarlo in questo modo. L'abbiamo semplicemente montato con un po' di zucchero e del sale e la ricetta la trovate nella lezione. Andiamo dunque a spalmare la cipolla lavata con tutta la sua buccia esterna. Andiamo dunque a cucinare in forno la cipolla protetta dalla nostra crosta di sale e otterremo un risultato molto interessante dal punto di vista della consistenza. La cipolla all'interno manterrà tutta la sua umidità e il sale non sarà penetrato in maniera eccessiva nella parte interna. L'importante è che sia dunque turgida e umida all'interno. Dunque, una volta tolto il sale in eccesso, quindi la andiamo a preparare per la finitura del piatto.
L'umidità che troviamo all'interno è chiarissima nel momento in cui si va a pulire. Terremo per ogni porzione 3 o 4 pezzi di cipolla praticamente interi, che poi utilizzeremo come contenitore della glassa di cipolla che abbiamo fatto ridurre in precedenza. Il prossimo passo sarà un'acqua al rosmarino. Il rosmarino è un'erba molto interessante per me, ha delle note balsamiche che si possono sfruttare e degli amari che sia in termini di concentrazione sia in termini di non concentrazione possono dare delle sfumature alle verdure ulteriori. Nel caso del pomodoro, un pomodoro molto acido e però con delle note dolci, il fatto di utilizzare del rosmarino crea una complessità che altrimenti non ci sarebbe. Quindi acqua e rosmarino in infusione, si parte con un'acqua in ebollizione e si inserisce semplicemente del rosmarino all'interno. Si copre e si lascia in infusione fino al raffreddamento, circa una ventina di minuti, si filtra e si ottiene un'acqua assolutamente trasparente che noi utilizzeremo per condire il pomodoro crudo. Un'altra erba molto interessante, molto presente nella cucina italiana in abbinamento sia al pomodoro sia alla cipolla è sicuramente la salvia. L'amaro e la balsamicità anche della salvia possono essere modulate a seconda di come la trattiamo. Può essere messa all'inizio di una cottura, può essere concentrata, può essere utilizzata in infusione o per pochi istanti o semplicemente aggiunta a crudo alla fine di una cottura. Nel nostro caso quello che mi interessava non era sicuramente il colore. Le erbe aromatiche nella mia cucina non vengono mai utilizzate in una chiave decorativa, mai come elemento fresco finale e basta, ma in questo caso, avendo a che fare con un'erba aromatica così importante, cerchiamo di estrarre tutta quella che è la sua aromaticità. Non facciamo altro che passarla all'estrattore e otteniamo un succo di salvia che ovviamente tenderà ad ossidare, ma sarà il concentrato di questa erba aromatica. Questo è dunque l'estratto in purezza di salvia. Il processo di estrazione la farà ossidare, ma come abbiamo detto non è la parte decorativa che ci interessa, ma piuttosto la parte di concentrazione. Quello che ho cercato di valorizzare in questa ricetta dunque è la complessità di pochissimi ingredienti che dal mio punto di vista, se toccati anche poco, riescono a comunicare una grande complessità. Nel caso del pomodoro questo è possibile anche grazie ai miei fornitori locali di pomodoro. Hanno fatto una ricerca incredibile a proposito della semenza e questi sono il prodotto di un lavoro decennale di selezione. La base della ricetta sarà il pomodoro giallo. Ve lo faccio vedere. Ha una polpa chiaramente molto compatta, risulta dolce ma ha una nota quasi di zucca nella fase finale. Per quello che riguarda invece i semi, abbiamo selezionato quest'altro pomodoro che ha all'interno dei semi sapidi, più acidi e che possono essere mangiati interi. Ha una grandissima succosità e considerando la dolcezza di quello giallo, l'acidità e la sapidità di questi semi saranno un condimento naturale. Poco prima del servizio o addirittura alla minute di solito andiamo a recuperare questi semi e li teniamo a disposizione per l'impiattamento. La cosa interessante nel mio caso del pomodoro è che poi tutto quello che è lo scarto di questi tagli e delle preparazioni sia del giorno che del giorno precedente possono essere recuperate attribuendo però maggiore complessità al piatto. Quindi noi recuperiamo tutti quelli che sono i ritagli del taglio
il pomodoro giallo lo prepariamo invece così. Andiamo a pulire il pomodoro privandolo della buccia esterna. Togliamo la parte dura e lo andiamo a preparare in questo modo per il servizio. Lo disponiamo su una placca forata in maniera tale che dopo la marinatura quelli che sono i succhi in eccesso andranno a finire di sotto e potranno essere recuperati. Andiamo a recuperare tutti quelli che sono gli scarti del pomodoro e del taglio che abbiamo appena fatto, e questi saranno la base di condimento per un'ulteriore base di condimento per il piatto. Andiamo a processarli nell'estrattore fino all'ottenimento di un liquido trasparente. Questo liquido, un po' come abbiamo fatto con la cipolla, andrà messo sul fuoco a ridurre fino all'ottenimento di una glassa. Come abbiamo fatto per la cipolla, abbiamo dunque fatto concentrare il succo del pomodoro sul fuoco fino all'ottenimento di una glassa. La filtriamo giusto all'ultimo momento per essere sicuri che non ci siano dei residui di pomodoro, e questo sarà il risultato. Una glassa non troppo dolce, e questo ovviamente dipende anche dal pomodoro, che non dovrà essere tanto dolce in partenza. E il fatto di aver utilizzato diverse varietà di pomodoro nella nostra preparazione attribuirà poi alla fine a questa salsa una complessità che altrimenti non avrebbe. La bontà degli ingredienti e la ricerca dei nostri fornitori deve essere sempre rappresentata dal risultato finale palatale. Andiamo a tagliare le nostre zucchine. Questa è una varietà di zucchina che si chiama zucchina friulana, queste vengono direttamente dal nostro giardino. Anche qui cerchiamo di avere un po' di complessità grazie alla scelta delle verdure. Si tratta di una zucchina molto dolce con un gusto molto 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 particolare. Questa invece è una zucchina novella classica, verde, raccolta nel suo stadio iniziale. Andremo a cucinarle senza grassi in una padella di ferro rovente con pochissimo sale. Anche questa è una cosa tipica della mia cucina. Cerco di evitare il grasso laddove non serve. Nel caso della zucchina alla griglia tradizionale italiana, quello che è interessante trovo che sia non tanto il condimento quanto la consistenza della zucchina, che può essere valorizzata da una cottura breve. In questo caso sale fino in padella di ferro. Utilizzo una padella di ferro, in assoluto la padella di ferro rimane uno dei miei strumenti preferiti in cucina. Il fatto di usarla così rovente la fa diventare molto simile a una griglia tradizionale. Il sale aiuta la zucchina nella caramellizzazione perché usciranno i suoi succhi a contatto con il sale rovente e al contempo non ci sono grassi presenti, quindi caramellizzazione senza grassi, purezza di gusto e al contempo però il gusto tradizionale della griglia. A inserire nella padella le zucchine. Aspettiamo che caramellizzino dal primo lato per poi girarle. Le terremo al dente, la croccantezza sarà però accompagnata da questo gusto molto tradizionale di griglia. Abbiamo dunque adesso tutti gli ingredienti per chiudere il piatto. Andremo a condire il pomodoro giallo con un po' di sale e con l'acqua di rosmarino. L'acqua rimane un elemento essenziale dei miei piatti. L'acqua viene utilizzata come trasportatore di gusto e qualche volta è in sostituzione del grasso per restituire umore e umidità
alla preparazione. In questo caso l'acqua del pomodoro si confonde, che esce dal pomodoro grazie al sale, si confonde con l'acqua rosmarino che viene utilizzata a condire al posto del classico olio extravergine. Andiamo dunque a disporre il nostro pomodoro che avrà perso una parte di acqua che andiamo poi a recuperare, come dicevo, nella placca sottostante. Utilizziamo i semi per insaporire e dare ulteriore consistenza al piatto. Utilizziamo le cipolle che abbiamo cotto in precedenza come dei contenitori. Le andiamo a condire con la loro salsa ridotta, il concentrato di pomodoro, qualche goccia di estratto di salvia in purezza, un filo d'olio a crudo e le nostre zucchine ancora calde dalla griglia. E questo è il mio pomodoro a cipolla.